Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo le storie dello spettacolo con calma, rispetto e tutti i dettagli in ordine, così che possiate ascoltarle anche in versione text-to-speech senza perdere il filo. Se vi piace questo approccio, vi chiedo un piccolo grande gesto: mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili approfondimenti lunghi e curati come quello di oggi, dedicato a due nomi che amate, Mahsine Marabet e Cenk Torun. Negli ultimi giorni una voce ha rimbalzato veloce tra portali, blog e profili fan: Mahsine Marabet avrebbe espresso il desiderio di sposare Cenk Torun. Una frase, sfuggita in un contesto informale e subito amplificata, è bastata per accendere l'immaginario collettivo, titoli, reazioni, ipotesi. Ma come nasce davvero questo caso? E soprattutto, che cosa ci racconta, al di là del clamore, della coppia e del modo in cui oggi le celebrità scelgono di comunicare? Partiamo dalla scintilla. Durante una conversazione con alcuni giornalisti al margine di un evento, a Mahsine viene chiesto che cosa significhi per lei stabilità. La risposta, misurata ma intensa, cita casa, fiducia, progetti da due. È lì che qualcuno rilancia: parli di matrimonio? Mahsine sorride, non conferma né smentisce, ma aggiunge: quando senti che la persona giusta c'è, le parole contano meno dei fatti. Il resto lo fa l'algoritmo. Nel giro di poche ore, una riflessione personale diventa interpretazione pubblica: vuole sposare Cenk. Il condizionale, come spesso accade online, evapora. Per capire perché la frase abbia avuto questo effetto, bisogna guardare alla storia recente dei due. Mahsine Marabet, presenza magnetica e disciplina d'acciaio, ha costruito il suo percorso scegliendo ruoli che le permettessero di crescere. Personaggi stratificati, archi emotivi lunghi, una predilezione per i dettagli più che per la posa. Cenk Torun, carisma caldo e controllo tecnico, è l'attore che trasforma una scena comune in una parentesi memorabile con un sopracciglio, una pausa, un mezzo sorriso. Insieme hanno condiviso progetti e set, e soprattutto hanno imparato a leggersi. Non servono molte parole quando l'intesa si costruisce lavorando. Nelle settimane precedenti al caso matrimonio, i segnali erano stati sottili ma chiari. Post misurati, mai invadenti, apparizioni in luoghi neutri, qualche scatto di backstage dove Cenk si intravede appena fuori fuoco, presente quanto basta a dire "ci sono", senza rubare la scena a Mahsine. Il racconto pubblico di entrambi ha seguito un principio semplice: prima il lavoro, poi, se e quando ha senso, il resto. Una linea che ha disinnescato i pettegolezzi urlati ma che, paradossalmente, ha dato peso a ogni singola parola pronunciata in pubblico. Da qui la detonazione del rumor. C'è però un passaggio importante che merita di essere capito: desiderare non è annunciare. Dire "sento la casa", "sento il progetto a due" non equivale a fissare una data, scegliere una location, inviare inviti. Significa, semmai, dichiarare un orizzonte. E quell'orizzonte, per come la coppia lo sta costruendo, è fatto di scelte concrete: proteggere i confini, non usare la relazione come carburante promozionale, prendersi tempo per consolidare la quotidianità. È proprio qui che molti fan, con intelligenza, hanno spostato la conversazione: meno quando, più come. Come significa, ad esempio, gestire le differenze. Mahsine pratica la riservatezza come un'arte, pubblica poco, seleziona molto, lascia che parlino i ruoli. Cenk ha un rapporto più diretto con il pubblico, è capace di un gesto semplice, una storia di 2 secondi, un saluto veloce, un ringraziamento, che scalda immediatamente il clima. La forza della coppia, oggi, è tutta qui. Composizioni diverse che non si annullano, ma si incastrano. Nei rari momenti condivisi, lei fa un passo di lato perché la scena sia pulita, lui fa un passo indietro perché il fuoco resti dove serve. Un equilibrio che non nasce per caso, ma da una regola non scritta: l'amore non occupa spazio, lo crea. Non stupisce allora che, dietro il rumor, si possa intravedere un percorso più ampio. C'è stata, raccontano amici comuni, una cena a 3 con una figura familiare importante, scelta come testimone discreto di un dialogo serio.
Non vi sposate o no, ma domande che contano. Quali confini teniamo? Quali priorità difendiamo? Come preserviamo la serenità quando i calendari impazziscono? Ciò che filtra non è un sì o un no, è l'idea che la forma del legame venga prima della forma della festa. Se e quando ci sarà una decisione, nascerà da qui. Intanto, la macchina dei social non si ferma. Alcuni profili montano indizi. Un anello visto e non visto, 2 viaggi con scali simili, una playlist condivisa. Ma il rischio di leggere troppo nei dettagli è altissimo. Per questo conviene restare sul terreno dei fatti osservabili. Primo, Massine sta attraversando una stagione artistica cruciale, con un progetto che la mette quasi sempre sola in scena e richiede concentrazione feroce. Secondo, Cenk ha modulato le apparizioni, preferendo qualità a quantità e scegliendo contesti ordinati dove l'incontro con i fan sia possibile ma sicuro. Terzo, insieme, quando si mostrano, lo fanno senza creare aspettative che non possano mantenere. È una postura adulta, poco instagrammabile, ma molto sana. E allora la domanda più interessante non è si sposeranno, ma che cosa significa matrimonio per una coppia così? Forse non è il traguardo rumoroso che molti immaginano, ma un patto, sostenersi senza occupare, rispettare i tempi professionali, non pretendere dall'altro quello che deve arrivare dal proprio lavoro su di sé. In un'epoca in cui tutto si racconta, scegliere di non raccontare finché non si è pronti è già una dichiarazione potente. Questo non vuol dire che i fan debbano smettere di sognare. Vuol dire sognare meglio. Se arriverà un annuncio, sarà con il linguaggio che i due hanno scelto fin qui, sobrio, netto, senza giochi di prestigio. Se non arriverà, non sarà la sconfitta di una favola, ma la conferma che l'amore può prendere forme diverse e comunque vincere, come complicità creativa, come casa condivisa, come alleanza che tiene il mondo fuori quando serve. Nel frattempo, vale la pena notare un effetto collaterale prezioso di questa storia. Ha riportato al centro una domanda dimenticata. Che cos'è davvero romantico oggi? Una proposta a sorpresa indiretta, o la capacità quotidiana di esserci quando l'altro ha un monologo difficile da preparare, una notte insonne, un cambio scena all'ultimo minuto? Se guardiamo alle scelte recenti di Massine e Cenk, la risposta è evidente. Romantico è tutto ciò che non chiede applausi. Chiudo con un'immagine che riassume l'orizzonte in cui, forse, nasce il famoso desiderio di sposarsi. È pomeriggio, il set si svuota. Massine esce con un fascio di fogli piegato in 4, Cenk l'aspetta vicino alla porta, le apre il giubbotto, chiede solo hai mangiato? Nessuna regia, nessuna posa. È in questi gesti piccoli che un giorno, chissà, si sceglie anche una firma. Non perché lo chieda il pubblico, ma perché lo chiede la vita che si è costruita insieme, un dettaglio alla volta. Se questo racconto vi è piaciuto, ditemi nei commenti. Che cosa vi farebbe dire, sì, questa è la scelta giusta per loro due? Preferireste un annuncio sobrio e all'improvviso o un percorso dichiarato passo dopo passo? Leggerò tutto e porterò nel prossimo video le riflessioni più interessanti. E se volete che questo canale continui a raccontare le storie con questa cura, ricordate, mi piace, iscrizione e campanella.